Oggi voglio rispondere a queste domande. Che cos'è un Madbox? Perché dovresti usarlo per i tuoi video? E perché ho scelto il sistema Eiger della Freewell? Partiamo del perché dovresti usare un Madbox. Prima cosa è la qualità d'immagine. Quando la luce colpisce direttamente la nostra lente fa sì che l'immagine venga un po' ammorbidita, slavata, ci inserisce un po' di pan, soprattutto nei neri, nelle ombre. Amo avere un'immagine pulita, dei neri belli carichi, contrastati, perciò usare un Madbox per evitare che la luce vada a colpire la lente direttamente per me è fondamentale e secondo me dovresti considerarlo anche tu. E già questo come motivo dovrebbe essere per te più che sufficiente. Il secondo motivo del perché dovresti usare un Madbox è un po' più superficiale, diciamo, però ha senso. Non tutti i clienti capiscono le capacità di queste piccole camere, perché se consideriamo che questa è la camera che mi ha fatto fare la maggior parte dei lavori negli ultimi mesi, lavori anche abbastanza importanti e molto remunerativi, questa piccola camera ha delle capacità che il cliente non riesce a capire. Spesso la maggior parte dei clienti percepisce il concetto del più grande è meglio è, perciò un po' per il discorso di buttare un po' di fumo negli occhi, ecco che abbiamo un Madbox. Poi posso dire anche a livello di soddisfazione personale usarlo, cioè vederlo, vedere un setup così. Benvenuti! Questo è il rig definitivo per i clienti, per fare grosso, farti grosso e bello. Ho deciso di crearmi un rig che fosse perfetto per filmare a mano libera. Come ho già detto, è una cosa superficiale, però sì, è da considerare. Terzo motivo, soprattutto se monti vlog o hai delle camere un po' più pesanti, è bilanciare il setup, quindi in modo che anche se tieni con una mano sia in linea, oppure se vuoi metterlo su un gimbal e non vuoi che penda troppo indietro perché magari hai una camera più grossa, aggiungere un Madbox ti permette di fare tutto ciò, quindi di dargli un po' di equilibrio nella parte frontale. Bene, abbiamo visto che cos'è, abbiamo visto il perché dovresti usarlo. Ora passiamo ai motivi perché io ho scelto il sistema Eiger della Freewell. Io in passato ho usato diverse Madbox, tipo questo della Polar Pro, con i suoi filtri da mettere dentro eccetera, però una cosa che la maggior parte dei sistemi non permette è di poter mettere diversi filtri, magari anche creativi, tipo il mist, tipo lo strike eccetera, per ottenere un look che desideri, cosa che se fatto con ad esempio quello della Polar Pro il setup diventa sempre più largo. Qui invece possiamo aggiungere un sacco di filtri diversi tra loro e mantenere le stesse dimensioni. Possiamo montare i filtri CPL, possiamo montare aggiungendo semplicemente un filtro magnetico in combinazione con il CPL, il nostro filtro diventa VND, ovvero un filtro con la densità variabile che ci permette di oscurare l'immagine per poter mantenere lo stesso shutter, per poter mantenere magari gli F bassi per avere un po' più di sfocato. Quindi VND, abbiamo il CPL incluso qualora ci servisse togliere dei riflessi da vetri, da schermi eccetera, e possiamo inserire anche filtri graduati quando abbiamo ad esempio un cielo troppo luminoso e vogliamo, diciamo, bilanciarlo a quello che è la scena a terra, perché uno sicuramente sarà più scuro e l'altro più chiaro, quindi li portiamo allo stesso livello. Questi per me sono un po' i filtri essenziali che un Madbox o qualsiasi sistema di filtri dovrebbe permettere di montare in maniera molto facile. Nel kit abbiamo diversi anelli adattatori inclusi, vengono dentro questo bellissimo pouch portafiltri. Infatti più che porta anelli adattatori per me è diventato un portafiltri ND normale, nel senso che non sempre mi porto per i miei progetti personali via il Madbox, quindi quando devo vloggare eccetera mi porto semplicemente via i filtri normali in modo da avere un setup insomma più compatto e facile da usare. Quindi sì, forse sono più gasato per questo che per tutto il setup. Nel kit, appunto, a prescindere dalla tua lente, potrai metterci sopra un anello adattatore per attaccarci il Madbox. Tra le cose più importanti per me, il VND è importante che sia di qualità. Soprattutto una cosa che mi mancava nel Polar Pro è il hard stop sul VND, ovvero abbiamo questa manopollina che ci permette di cambiare gradualmente e in maniera molto fluida e facile la densità del filtro. Per inserirlo si mette dentro e si blocca, quindi
io da qui posso controllare facilmente quello che faccio. È proprio davvero molto fluido. Mi permette infatti da fare dei cambi di esposizione, ad esempio quando ho delle scene da filmare, che magari devo filmare un appartamento, una casa o una scena dove il protagonista esce da un interno oscuro e va in un ambiente più luminoso, ad esempio fuori, e posso fare questa cosa gradualmente senza fare dei salti o senza fare forza e muovere troppo quello che è il setup per non rovinare la ripresa, e questa cosa è fondamentale. In più il discorso del hard stop, una cosa che su quelli che non ce l'hanno rischiamo ad esempio di girare troppo il filtro e andare a creare dei color shift potenti, ad esempio sul Polar Pro va tutto sul blu e l'immagine viene rovinata totalmente, e soprattutto evitiamo anche eventuali vignettature strane. Questa cosa qui è perfetta, è un filtro per me perfetto da utilizzare per video. Ci sono disponibili vari filtri, diciamo, creativi. Per me i mist eccetera, tutti i filtri che danno un look particolare all'immagine sono filtri creativi, quindi se voglio semplicemente applicarlo è su. Quindi essendo magnetico non devo avvitare nulla, mi basta semplicemente metterglielo su e lasciarglielo su. L'unica cosa che bisogna togliere il filtro VND, visto che sta dietro il filtro, e essendo molto fini questa cosa permette di, appunto come dicevo prima, mantenere un setup molto compatto. Sono filtri IRND, ovvero che hanno un trattamento che ci permette di filtrare, di eliminare l'inquinamento da infrarossi e di mantenere la qualità e l'accuratezza dei colori delle immagini che stiamo filmando, in modo da appunto essere precisi e avere, soprattutto se filmi un prodotto in esterna eccetera, essere sicuro che quello che stai vedendo, quello che sta vedendo la camera sia giusto. Se hai dei filtri normali avvitabili puoi fare anche quello semplicemente rimuovendo l'HUD e mettendoceli sopra. Anche qui è una cosa che io non faccio mai, perché semplicemente il filtro suo, cioè, mi va più che bene, quindi che dovrei. In generale il vetro Freewell, essendo che va davanti alla nostra lente, e qualsiasi vetro che va davanti alla nostra lente deve essere di alta qualità, che non vada a compromettere nitidezza, che non vada a compromettere insomma la qualità generale di quello che sono in grado di fare le nostre camere, a meno che non usiamo dei filtri creativi apposta per farlo. Però dobbiamo deciderlo noi, non chiederci di chissà per quale motivo la mia scena è diventata così senza che io possa deciderlo. Parlando di prezzo, sicuramente non è una cosa che ti regala, però appunto se si parla di qualità di immagine, ad esempio se io qui ho, non so, 6.000 euro tra ottiche, monitor e camera, e ci metto davanti un filtro di scarsa qualità, un vetro di scarsa qualità, vado a compromettere tutto quello che è in grado di farmi questo setup. Quindi chiaro che a livello amatoriale puoi anche farne a meno di un Madbox, usa filtri normali per filmare. Per lavoro, per un discorso di professionalità, sicuramente è una cosa che potrebbe interessarti avere del vetro di qualità, e soprattutto anche pratico in questo caso. Per quanto riguarda la vignettatura, dai test che ho fatto io, è uno dei filtri più puliti e più precisi che abbia usato finora, quindi io in generale sono molto soddisfatto di questa cosa. Ci sono soluzioni probabilmente più economiche, ci sono soluzioni con funzioni diverse. Il motivo per cui ho preferito Freewell io è il fatto che loro fanno filtri, ad esempio la Tilta fa dei rig, non fa filtri, e quindi preferisco affidarmi ad esempio per del vetro a chi sa fare quella cosa lì e che la sta facendo dall'inizio. Sicuramente se ti trovi bene con altro puoi investire su altro. Secondo me però per lavoro un Madbox dagli la possibilità. Poi se ti dà fastidio usare ad esempio il HUD qui, anche per un discorso di protezione, per trasportarlo ovviamente si chiude, spesso rimuovo questa parte per lasciarlo libero. Per i filtri vari e anelli abbiamo questo case dove io ci tengo dentro di solito il VND al sicuro e ci metto anche gli anelli adattatori. L'unica cosa che a differenza di Polar Pro loro non mi hanno mandato un case da portare via, per quello io ho preso quello della Polar Pro e lo sto usando per mettercelo dentro. Sì, questa forse è l'unica virgola sinceramente di questo setup, visto per quello che costa, che non sono molto felice della cosa. L'installazione di per sé è piuttosto facile, è ad incastro, quindi se io vado a piazzarmi qui
allargare questa, vado ad avvitare semplicemente questa vite qui per fissarlo e il mio matte box è bello fisso sulla lente. Se voglio rimuoverlo, svito, stacco i due gancetti e ci siamo. Questo era uno degli strumenti per me importanti. È solo da 2 anni che sto usando matte box, però avrei dovuto iniziare prima perché effettivamente per ottenere la qualità massima bisogna fare determinate cose, tra cui appunto evitare che la luce colpisca la lente direttamente. Sia per quello che per il discorso del look professionale, a me questa cosa ha iniziato a piacere. Te lo dico già, se fai video e vuoi farlo a livello professionale, prima o poi investirai in un matte box. Quindi, come dire, se lo compri adesso o lo compri tra 2 anni, semplicemente farai come me, ti chiederai perché non ho iniziato a usarli prima. Grazie per l'attenzione, per questo video è tutto. Se vuoi sostenere il canale, non so, puoi usare il link affiliati Amazon eccetera che troverai nella descrizione. Puoi acquistare i prodotti digitali, tra cui il tariffario che mi ha permesso di raddoppiare il fatturato negli ultimi anni, di a quanto pare aiutare anche tanti altri. Insomma, troverai sia prodotti digitali legati all'imprenditoria sia prodotti digitali legati al LAT, look creativi eccetera. Bene, altrimenti lascia magari un commento, un like, iscriviti. Quasi preferisco quello perché preferisco che insomma capire, sapere che c'è un rapporto di fiducia tra me e te per portare avanti questa avventura. Ciao, grazie.